Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo giunti alla seconda lezione del corso di Power Pivot, quindi quest'oggi andremo a capire che cos'è un campo calcolato e che cos'è una misura all'interno di Power Pivot. Allora, sono i due elementi con cui noi andremo a lavorare all'interno di Power Pivot, quindi quando abbiamo finito di modellare il dato, se abbiamo più tabelle oppure se abbiamo una singola tabella e poi andiamo a creare delle misure da esporre nelle nostre pivot, quindi senza fare delle formule come in Excel. Ad esempio qui vedete io ho creato una tabellina e poi a fianco ho fatto delle formule per crearmi il margine tra il prodotto e il venduto e la percentuale di margine sempre tra prodotto e venduto. Quindi queste formulette qua le possiamo fare all'interno di Power Pivot, perché appunto, come spiegavamo nella lezione precedente, farle in Power Pivot prende una velocità di esecuzione che è pazzesca e in più ci permettono di fare anche cose differenti, un po' più raffinate. Allora, ad esempio qui io cosa ho fatto? Ho fatto questa tabellina e qua ho fatto appunto le classiche formule di Excel. Poi qui adiacente ho fatto una tabella pivot che prende da questo set di dati. Adesso queste due colonnine qui non le ho inglobate nella tabella per non far confusione con gli stessi nomi poi in Power Pivot, quindi le ho tenute separate. Ad ogni modo questa tabella pivot pesca da qui e qui mi sono tirato giù tutte le misure, le dimensioni. Quindi vediamo appunto il venduto e il totale, poi ho messo i subtotali e il totale complessivo. Se noi andiamo a vedere già una cosa molto particolare, no? Quindi noi abbiamo fatto la percentuale di margine. Se noi andiamo a fare la somma appunto della percentuale di margine, ci dice che è il 58.5, quindi lo vediamo che è il totale complessivo, 58.52. Quindi a livello di riga ce la sta calcolando giusta la percentuale, però a livello di totale ci sta facendo una somma dei valori che troviamo sopra. E questo non è detto che sia corretto. Ad esempio in questo contesto, a mio avviso, è più utile vedere sul totale complessivo, ma anche sui subtotali, l'effettiva percentuale tra il venduto e il totale di produzione, a prescindere se ho se ho prodotto più pezzi di acqua o caffè o viceversa. Quando io vado ad analizzare un totale avrei piacere di vedere la percentuale relativa al complessivo, al totale complessivo, e già in questo modo diventa un po' più macchinoso andare a gestire questa cosa qua. Con Power Pivot cosa possiamo fare? Allora, praticamente io ho creato questa tabellina qua. Poi cosa ho fatto? Essendo che non sto utilizzando Power Query in questo momento, ho fatto Power Pivot e gli ho detto aggiungi a modello dati. Cliccando qua si apre il motore di Power Pivot, che è questo che vedevamo, e mi importa la tabella di Excel all'interno del motore di Power Pivot. Difatti, vista diagramma, ecco che qui vediamo appunto la nostra tabellina con le nostre con i nostri campi, e qua vediamo due funzioni che ho creato io. Adesso andiamo a vederle. Torniamo sulla vista dati. Il campo calcolato che cos'è? È una formula, una funzione, perché sono tutte funzionali, come Excel, che è un linguaggio funzionale, quello che inseriamo nelle formule, nelle celle. Anche per il DAX il linguaggio è funzionale, quindi cosa significa? Che quando noi andiamo a scrivere una formula in DAX richiamiamo delle funzioni, quindi è un linguaggio funzionale. Noi possiamo fare due tipi di funzioni, una con i campi calcolati, dove andiamo proprio fisicamente nella tabella, facciamo un aggiungi colonna, ad esempio qui doppio clic, mettiamo il nome che vogliamo, lui la crea, diventa nera, quindi la colonna quando è un campo calcolato la fa diventare nera, e poi qui facciamo l'uguale e scriviamo tutta la nostra formula. Adesso questa la cancelliamo. L'altro sistema è creare una funzione. Adesso vi spiego bene anche come funziona il campo calcolato e la funzione. Quindi le funzioni sono qua giù, vedete? Io vado qui, gli do praticamente, la posso mettere in un qualsiasi punto della mia tabellina, è indifferente se sta sotto la colonna data piuttosto che sotto la colonna totale. Le potete mettere anche in ordine come preferite, non c'è nessun problema. E qui come si fa? Praticamente facciamo anche uno zoom magari. Si crea il nome della misura, quindi il campo risultante come volete che si chiami, si fa due punti, un uguale, e poi qui si scrive la nostra formuletta. Ok, invece sul campo calcolato, essendo che il nome è già definito dal nome del campo, ok, basta fare uguale come su Excel, ok. Un altro modo per creare le misure, che io mi trovo molto meglio che andare qui e scriverle qui, è andare praticamente su il menu Power Pivot e usare questo tasto qua su misure. Vedete, c'è nuova misura oppure gestisci misure. Se io premo su gestisci misure,
Qui mi escono tutte le misure che io sono andato a creare all'interno di Power Pivot del mio modello. Se faccio ad esempio un doppio clic o un modifica, entro e posso andare a modificare la mia misura. Se faccio nuovo, ok, qua mi dice su che tabella deve essere memorizzata la misura, perché posso avere anche più tabelle all'interno del mio modello dati, e a prescindere, cioè, e a seconda di dove vado a inserire la misura, potrebbe essere che la misura risponda in un modo differente. Queste sono tutte cose che impareremo poi andando avanti con il corso. Qui comunque do il nome alla misura e qui gli do anche una descrizione per descrivere cosa faccio nella formula, perché magari vado a generare una formula complessa ed essendo complessa magari risulta difficile capire cosa andiamo a fare, quindi magari qui con la descrizione possiamo andare a descrivere un attimino. E qui posso anche definire come voglio che poi risulti quando la tiro giù nelle pivot, quindi posso già dargli una formattazione standard senza dover andare poi nella pivot, fare formato celle, mettere numero, mettere i 2 decimali e così via. Io qua già decido come deve risultare, quindi ad esempio gli dico che sarà un numero 2 decimali, ok? E qua scrivo la mia formula. Ad esempio se io qui scrivo, poi c'è anche l'IntelliSense ovviamente su vedete lui mi dà le funzioni come compare ad esempio su Excel, poi si prende, mi dà il suggerimento di cosa posso andare a prendere, chiudo, poi faccio un bel controllo alla formula, mi dice che non c'è nessun errore. Se ad esempio qua ci metto questo, ok, che è sbagliato, vedete mi dice anche dove sto sbagliando, quindi attraverso le misure c'è anche un buon aiuto attraverso il pannello che c'è qua sotto per cercare di capire anche cosa stiamo facendo. Ad ogni modo, vedete, quando io ho fatto una misura, io ho scritto una formula, ma vi starete chiedendo dov'è il risultato di questa formula? Il risultato non c'è perché funziona con un dato aggregato. Allora, per capire bene la differenza tra le due cose, adesso andiamo nel secondo tab. Quindi io qui cosa ho fatto? Poi ho fatto un menu inserisci, sono andato su una cella bianca ovviamente, menu inserisci, tabella pivot, qui ho preso da il nostro modello di dati, quindi da Power Pivot, e ho dato l'ok, così ho creato questa pivot bidimensionale, perché le pivot che arrivano da Power Pivot sono pivot bidimensionali, che poi ovviamente andremo ad approfondire sull'ultima parte di teoria del corso. Quindi quando ho creato questa pivot, ok, mi sono tirato giù tutte le dimensioni e le misure, sia quelle della colonna calcolata sia quelle della misura. Allora, come potete vedere qua, poi facciamo una scorsa qui, anzi facciamolo subito. Praticamente il campo calcolato è un'espressione DAX, ok, definita per una colonna calcolata che opera nel contesto della riga corrente della tabella a cui appartiene. Qualsiasi riferimento a una colonna restituisce il valore di una colonna per la riga corrente. Non è possibile accedere direttamente a valori di altre righe. Allora, cosa significa tutta questa cosa qua? Significa che quando noi andiamo su Power Pivot e facciamo una formula qua, noi facciamo la formula che va e lavora sul contesto di riga. Quindi io posso analizzare, ad esempio io qua faccio il margine lordo, vedete, prendo totale produzione meno il venduto diviso il tutto diviso il venduto per trovarmi la percentuale di margine lordo. Ok, io lavoro sempre sul contesto di riga, io non posso da qui lavorare con questo e poi con l'informazione che sta sul record successivo, a meno che non faccio formule veramente stratosferiche, ma comunque il suo principio è lavorare a contesto di riga. Invece cosa fa la misura? L'espressione DAX definita per una misura viene valutata nel contesto della cella della tabella pivot o della query DAX. Quindi cosa significa questa cosa? Che a differenza della colonna calcolata, la misura, ok, valuta il risultato con il contesto di quello che ci sta nella cella della pivot, oppure attraverso il contesto, attraverso la valutazione della query, perché nella query poi possiamo utilizzare delle funzioni per fare dei filtri, per tagliare dei record e fare altre cose che comunque approfondiremo più avanti nel corso. Quindi funzionano proprio in un modo differente. In più la misura lavora su valori aggregati. Quando io ho fatto la misuretta di prima, in cui facevo, la rifacciamo molto velocemente, facevo sum di venduto, ok, questa cosa qua
ok, se do ok e la tiro nella pivot, mi produce lo stesso risultato che vedete qui sul venduto, ok? Però lui memorizza, cioè lavora con un dato aggregato, quindi lui è come se non ci fosse nessuna dimensione, quindi ha il valore in memoria di 1240. Cioè, la differenza qual è? Che appunto la colonna calcolata, quando fa un calcolo, mi riporta ogni record un risultato, quindi ha un certo peso. Invece la misura lavorando con un dato aggregato ha un singolo valore. Difatti se andiamo qui, vedete, se io allargo mi dà anche il risultato, vedete, delle due misure che io ho creato. Adesso non c'è quella col sum, però mi dà un singolo risultato, quindi ha un peso notevolmente inferiore. Immaginate se lavorate con 1 milione di record, create una colonna calcolata, dovete portarvi dietro l'informazione di 1 milione di righe. Invece la misura si tiene sempre un solo valore. Poi quando voi la portate all'interno della vostra pivot, ok, vedete che le vedete come fx, le misure, ve le tirate giù, esplode l'aggregato in base alle dimensioni che utilizzate nella tabella pivot. Quindi già questo è un risultato fantastico, perché ci permette di risparmiare un sacco di risorse. È anche uno dei motivi per cui il DAX, le misure sono molto rapide. Un'altra cosa importante, se notate qui c'è la colonna calcolata, che praticamente fa la stessa cosa che faceva questa colonnina qui fatta con le formule di Excel, quindi ci dà la percentuale, quindi vediamo a livello di riga ci fa il calcolo corretto, qui ci dà meno 16 e così via. A livello di subtotale e di totale, come dicevamo, ci dà un totale che è sbagliato, perché se noi andiamo a guardare il totale di venduto è 1240, il totale di produzione è 1243, non è 58,3, ma il valore corretto è 0,24. Vedete, questa è la stessa identica formula che ho fatto nella colonna calcolata, però l'ho fatta come misura. Come potete vedere, la misura lavora sul riferimento, sulla valutazione del contesto della cella della tabella pivot in questo caso. Quindi la misura che arriva qua, ok, mi piazza la formula qua, ok, me la esplode e il calcolo lo fa sul contesto che trova qui. Ok, quindi la formula me la fa e mi dà anche i totali complessivo e i subtotali fatti nel modo corretto. Ok? Sono due modi di vedere i dati. Potrebbe essere anche che voi volete effettivamente avere questo valore qua, ok? Allora potete operare anche con una colonna calcolata, ma adesso vi spiego che è meglio farlo in Power Query, piuttosto che con la misura che ottenete questo risultato qua, che è ben diverso, ok? Dal mio punto di vista questo è un valore, è un risultato molto importante da ottenere, che con Excel non lo, e con le tabelle pivot tradizionali diventa molto complesso da rilevare. Qui invece ovviamente fate la formula, arriva giù, fa tutto in automatico, basta trascinarla e lui crea tutto in automatico. Togliamo i subtotali, vedete che risponde sempre alla stessa maniera e qui c'è sempre il nostro totale. Poi un'altra informazione sulle colonne calcolate. Le colonne calcolate vengono calcolate durante l'elaborazione del database e quindi memorizzate nel modello. Una colonna calcolata utilizza RAM preziosa. Allora, qui vi ho messo anche un'altra nota, che poi ovviamente questo file come sempre lo trovate in descrizione per il download, per averlo per voi, anche se lo volete usare e guardare. Comunque dice che è utile in fase di sviluppo, perché quando noi facciamo una colonna calcolata, ho chiuso Power Pivot, scusate, quando noi facciamo una colonna calcolata noi qui vediamo tutti i campi, è molto semplice, ce la mettiamo giù, la costruiamo e andiamo via abbastanza veloci, quindi è una cosa carina da usare in sviluppo perché è comoda, però è una cattivissima abitudine in fase di produzione, perché appunto in quanto si vanno a sprecare risorse preziose. Qui appunto diciamo che usa la RAM, quindi lui cosa fa in fase di aggiornamento? Se noi prendiamo ad esempio i dati da Power Query, che il flusso corretto è prendere le alimentazioni esterne da Power Query e poi migrarle su Power Pivot, ok? Power Query elabora tutto, poi passa le informazioni a Power Pivot calcola tutto e comprime il dato. Quando ha finito di fare tutte queste cose qua, ok, e si è portato in pancia tutti i dati, quindi ha tirato su tutte queste cose qua, allora solo dopo va a calcolare le colonne, i campi calcolati, e quando li calcola vedrete che la RAM dal Task Manager, ok, da gestione attività, se andate su prestazioni e andate su memoria, vedrete che quando va a calcolare quei
quei campetti lì la RAM inizia a salire e quindi vi ruba tantissime risorse. Invece la misura come funziona? Anche questa viene calcolata come il campo calcolato, ma la differenza è che è sempre un dato aggregato, quindi essendo aggregato non vi porta via nessun tipo di RAM. La RAM viene impiegata quando va a fare il calcolo esploso sulla pivot, quindi se io qua tolgo o metto ad esempio tiro giù la data, ok, in questo momento vado ad eseguire il calcolo. La misura si calcola in questo momento in base alle dimensioni che ho sulla mia tabella pivot. Invece la colonna calcolata me la calcola tutta sul modello in fase di aggiornamento. Ovviamente la pivot, anche se avete tantissimi dati, non andate a fare generalmente pivot che riportano milionati di record, anche perché comunque c'è il limite di 1 milione di record di Excel. Quindi valutando un contesto, magari avete sotto una tabella di 50 milioni di record, ok, la pivot comunque lavora con informazioni aggregate. Quando andate a fare il calcolo, per lui è molto veloce perché fa il calcolo sul set di dati che state mostrando in quel momento sulla tabella pivot. Quindi sì, vi succhia RAM, ma solo per quel set che state analizzando. E questa è un'altra cosa vantaggiosa delle misure, a mio avviso. Per concludere qui poi vi faccio vedere un'altra cosa in relazione a Power Query che è importantissimo. Le misure e le colonne calcolate utilizzano entrambe le espressioni DAX, quindi tutte e due si scrivono con espressioni DAX. La differenza sta nel contesto della valutazione, che è quello che stavamo dicendo prima. Una colonna calcolata viene calcolata a livello di riga della tabella a cui appartiene e viene calcolata durante l'aggiornamento dei dati, quello che abbiamo appena detto, quindi lavora proprio a livello di riga. Una misura viene valutata nel contesto della cella, della tabella pivot o della query DAX. Ok, l'ho ripetuto per enfatizzarlo perché è molto importante capire questi due concetti qua, anche per poi entrare un po' nella mentalità di come funziona il DAX. Sono proprio le basi per comprendere poi come fare a scriverlo. Un'altra cosa che vi faccio vedere di differenza tra le colonne calcolate e le misure, adesso me la tiro fuori, andiamo su misura così la vedete. Me lo fa aprire, sì. Apriamo ad esempio questa. Ok, apriamo questa e questa. La mettiamo così, così la vediamo. Portate pazienza, ce la faccio. Ok, praticamente qui vedete che io ho scritto vendite, quindi come si fa una formula DAX? Si scrive sempre il nome della tabella e il nome della misura che vogliamo utilizzare. Poi comunque queste cose qua le approfondiamo nelle prossime lezioni. Meno vendite venduto, il tutto diviso vendite venduto. Invece se guardiamo la misura vedete che la misura si scrive sempre in DAX, ma è differente perché devo utilizzare delle funzioni che mi permettono di lavorare con un modo aggregato, quindi devo fare la somma del totale di produzione meno la somma del venduto, ok, il tutto diviso la somma del venduto. Quindi è sempre DAX, ma le devo scrivere in un modo differente. Per questo motivo, enfatizzo per la terza ed ultima volta, è importante capire che la colonna calcolata ragiona a livello di righe, invece la misura viene valutata nel contesto della tabella pivot, della cella della tabella pivot, oppure di come scriviamo proprio la query in DAX all'interno della misura. In riferimento ancora all'ultimissima cosa, poi abbiamo finito con questa lezione che sta andando un po' lunga, il campo calcolato. Allora, io qua per fare questa lezione mi ero riguardato un po' il libro di Marco Russo e Alberto Ferrari e mi avevano scardinato un po' quello che avevo in testa sull'utilizzo della memoria del disco, quindi ho fatto un bel topic qua su Mondo BI e il buon Enrico Galli mi ha posto questo link qua di specifica. Effettivamente poi sono tornato sulle mie. Allora qui vedete tutto in inglese. Allora se non lo sapete fare vi copiate il link, andate su Google Translate, ve lo mettete qua, ok, se lo volete in italiano, poi qui fate da inglese a italiano, compare un link, premete e lui vi apre la pagina con tutta la traduzione, così se non sapete come tradurvi le pagine in inglese si fa così. Adesso in descrizione troverete anche questo link in inglese, poi ve lo convertite eventualmente in italiano, che se volete andare a fare un approfondimento su quello che sto per dirvi, poi ve lo leggete tutto con calma. Qui praticamente cosa dice questo articolo? Ci va a spiegare la differenza tra fare una colonna, perché quando noi facciamo una colonna calcolata in Power Pivot, potremmo farla anche in Power Query,
Perché non la facciamo in Power Query? Difatti le colonne calcolate, a meno che non siate proprio costretti per esigenze di modellazione di com'è il vostro modello dati, o per cose che proprio in Power Query non riuscite a fare, la colonna calcolata in Power Pivot non la dovete mai fare perché vi porta via risorse. Quindi l'articolo cosa vi spiega? Vi fa vedere cosa succede all'interno di, se aggiungo una colonna all'interno del modello, quindi vi dice proprio una colonna calcolata DAX non richiede un aggiornamento un aggiornamento completo della tabella, invece una colonna calcolata di Power Query richiede un aggiornamento della tabella. Ad esempio, queste due cose qua cosa significa? Che se io vado a fare una colonna calcolata in Power Pivot, ok, quando premo invio lui mi calcola quella colonna, ma solo quella colonna, e mi si aggiorna tutto il file Excel. Se invece devo fare una colonna calcolata in Power Query, entro nella mia modellazione di Power Query, aggiungo la colonna, poi faccio chiudi e carica. Quando faccio chiudi e carica, ovviamente avendo aggiunto una colonna, Power Query mi riaggiorna tutto il set di dati e mi ripassa tutte le informazioni Power Pivot, quindi questo può essere un po' più lento da lavorare. Però quando io faccio una colonna su Power Query, la colonna diventa come una qualsiasi altra colonna della mia tabella, quindi quando passerò le informazioni a Power Pivot verranno compresse tutte nello stesso modo e la colonna non finirà in RAM, quindi vado a risparmiare un sacco di risorse preziose di RAM. Immaginate un'ambientazione tipo come la mia, che ho magari anche centinaia di report e poi ho centinaia di utenti che utilizzano questi report. Se io facessi colonne calcolate, quando gli do un server cloud per accedere ai miei report, che magari ha 50, 100, anche 200 GB di RAM, non importa, se io vado a fare tante colonne calcolate vado a sprecare tantissima RAM quando l'utente utilizza il report. Quindi se ho 10 persone che mi utilizzano il report, 10 persone mi consumano RAM preziosa. Se invece la faccio in Power Query, la RAM non viene toccata. Quindi Power Query elabora tutta, si fa solo in fase di aggiornamento che spreco risorse, però poi do un dato pulito e finito agli utilizzatori finali che hanno un dato compresso, e quindi quando lo usano, che siano 1 o siano 100, non mi sprecano risorse aggiuntive, ovviamente al netto dell'utilizzo classico dell'Excel. Una cosa importante che dicono qua, che comunque vi consiglio la lettura di questo articolo che è interessante se volete approfondire, le prestazioni di una query. Allora qui adesso vi spiego questa cosa qua e dopo abbiamo finito. Una colonna con una migliore compressione è più piccola in memoria e solitamente fornisce livelli di prestazioni migliori, quindi Power Query, se la faccio in Power Query vado a comprimere meglio la colonna. Ciò è importante nelle operazioni di filtro, gruppo, aggregazione che coinvolgono una colonna. La compressione la compressione di una colonna calcolata DAX potrebbe essere inferiore a quella di una colonna calcolata in Power Query, ok? Perché è staccata dal resto delle mie dal resto delle colonne della mia tabella. Un miglioramento della compressione, attenzione a questa cosa, di una colonna potrebbe influire negativamente sulla compressione di altre colonne nel modello dati. Questo cosa significa? È importante. Se io ho 10 colonne in una tabella e poi ne aggiungo una e andiamo a 11, quando Power Pivot andrà a comprimere, a stringere tutto il modello con il suo algoritmo di compressione, per ogni colonna che aggiungo lui andrà a comprimere in modo differente anche le altre colonne, perché lui cercherà di compattare il più possibile, ok? Quindi più colonne ci sono e più può essere che magari lo compatti in modo meno efficiente. Quindi se invece facciamo una colonna calcolata in Power Pivot, questo problema non si presenta, quindi ho 10 colonne, quelle si comprimono sempre allo stesso modo. Però sappiamo che se la facciamo in Power Pivot sprechiamo RAM. Quindi il mio consiglio personale, e per esperienza che ho lavorando con tanti utenti e macchine anche abbastanza potenti, è: se potete la colonna calcolata, se dovete farla, fatela sempre in Power Query. Cercate di lasciarla proprio come ultima spiaggia il dover farla in Power Pivot, che poi non è detto che non vi trovate mai a farla, perché andando avanti con il corso vedremo dei modelli in cui magari dovete per forza farla lì. Così, e direi che con questa lezione è
tutto. Allora vi saluto, come sempre se non siete iscritti iscrivetevi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se avete piacere condividete questo video nei vostri social, così mi aiutate a crescere. Bene, alla prossima, ciao!